Mi occupo di protezione civile. Purtroppo ne avete sentito parlare in questi giorni e mi riferisco alla tragedia avvenuta nella centrale idroelettrica sulla diga di Subiana. Il pensiero va a quanti non ci sono più, ai loro familiari, ai feriti, ai sopravvissuti e un ringraziamento ai tanti soccorritori. Ecco, soccorritori e gestione dell'emergenza è un po' l'immagine classica della protezione civile. In realtà non è così, o quantomeno non è solo così, perché da oltre 30 anni nel nostro paese protezione civile è fortunatamente anche previsione e prevenzione, cioè ciò che si può fare prima, nel cosiddetto tempo di pace, o forse dovremmo dire meglio nel tempo di tregua tra un evento e l'altro. Quindi prepararsi alle emergenze, cercare di seguire l'evoluzione degli eventi, imparare a ridurne gli effetti sui territori e gestirne poi le conseguenze. Ma protezione civile è anche ciò che accade dopo un'emergenza, quando invece bisogna ripristinare le condizioni normali di vita. Normali poi, come se normalità ci potesse essere nella vita di un individuo o di una comunità dopo un trauma come un terremoto o un'alluvione. Oggi con voi voglio, partendo dalla mia esperienza nella gestione dell'emergenza, raccontarvi cos'è per me l'errore. E lo faccio intanto cominciando a dirvi che cos'è un'emergenza. È una situazione straordinaria che esce dai canoni della normalità. Gestire un'emergenza significa essenzialmente risolvere problemi, prendere decisioni, trovare soluzioni. Soluzioni che fortunatamente nella maggior parte dei casi esistono già, sono sperimentate perché si riferiscono a fatti che sono già avvenuti in passato e che si ripetono in qualche modo allo stesso modo, con le stesse caratteristiche, per i quali quindi esiste già una via di uscita. Ma esistono altri casi, molti casi, in cui invece la situazione che ci troviamo di fronte è completamente inedita, imprevista, mai vissuta e una strada segnata non c'è. È in questi casi che le procedure consolidate, i protocolli condivisi, gli standard predefiniti non riescono ad aiutarti perché si applicherebbero male ad un contesto che è completamente nuovo. È in questi casi che senti incombere minacciosamente su di te l'errore. Avverti con forza e con chiarezza la possibilità di errare e non perché tu voglia deragliare dalla strada segnata per saltare degli ostacoli, per fare prima, per trovare più agevolmente il risultato, il successo, ma semplicemente perché la strada segnata davanti a te non c'è. Ti trovi di fronte un muro oscuro attraverso il quale è difficile guardare oltre e sai che la strada la devi aprire tu, con il rischio però altissimo di incappare nell'errore, errore che non sai neanche qual è, perché non conosci la strada segnata dalla quale potresti effettivamente deragliare. Ecco che l'errore diventa una delle infinite possibilità che hai davanti e diventerà tale, diventerà errore, solo una volta che avrai scelto la strada, l'avrai percorsa e voltandoti indietro avrai capito se è giusta o se è sbagliata, se errore c'è stato. Ecco che l'errore diventa allora accettabile, perché è parte di un percorso di conoscenza, ma lo è ad una sola condizione, che se ti accorgerai che hai commesso l'errore, ti fermerai immediatamente a pensare, a riflettere, a confrontarti con gli altri, a fare in modo che diventi conoscenza e si faccia esperienza, in maniera tale che alla prossima volta avrai di fronte una strada segnata che ti potrà aiutare a decidere per il meglio. The best way out is always true, dice il poeta statunitense Robert Frost. La soluzione, la via di uscita è sempre entrare nelle cose, passarci attraverso, quindi valicare quel muro oscuro e trovare la strada, consapevole però che potresti scegliere la strada sbagliata, ma contemporaneamente sapendo che è l'unica cosa che tu puoi fare, è un rischio che devi correre, perché le difficoltà sono opportunità e l'errore è solo un normale possibile incidente di percorso. Ma è giusto? È etico accettare l'errore come una possibilità? Sì, lo è. Lo è se l'alternativa è non decidere, è non agire perché non hai un protocollo da
adottare perché succede qualcosa che non hai mai sperimentato, che non hai mai studiato prima, allora l'errore diventa accettabile, perché parte di un percorso di conoscenza, ma ha una sola condizione, che appunto diventi a conoscenza, si faccia esperienza e alla prossima volta ti possa aiutare a decidere per il meglio. Emergenza del centro Italia. 24 agosto 2016, terremoto di Amatrice. 30 ottobre 2016, terremoto di Norcia. 18 gennaio 2017, valanga di Rigopiano. 333 morti. 4 regioni coinvolte, 8 province, 140 comuni colpiti. Al tempo io ero la direttrice dell'ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile. Trascorsi le mie prime ore a Roma, nella nostra sala operativa nazionale, per poi trasferirmi a Rieti, dove costituimmo un centro di coordinamento nazionale per la gestione dei soccorsi. Lì ho vissuto 7 mesi intensissimi della mia vita. Problemi giganteschi da risolvere, situazioni complicate che cambiavano di giorno in giorno, decisioni difficilissime da prendere con rapidità, con lucidità, con efficienza, sotto però la pressione psicologica fortissima di tutti quei morti, di centinaia di feriti, di migliaia e migliaia di senza tetto di cui prendersi cura. Centri storici rasi al suolo, scosse continue, territori devastati da frane che avevano buttato giù strade, ponti, case, una folla infinita di volti e di storie sofferenti, doloranti, comunità irriconoscibili. E sui territori i sindaci, a cercare di tenere insieme i cocci di quei traumi violentissimi. Sindaci spesso di piccoli comuni, abituati a gestire una ordinarietà sonnolenta, una vita sempre uguale, e invece catapultati in una situazione straordinaria. Il dialogo con loro era giornaliero, costante, gli stavamo accanto ogni momento, cercando di affrontare con loro le sfide più complicate, di evitare che si facessero errori, senza fronzoli, senza infingimenti. Una mattina però mi arriva una mail da uno di loro, una sindaca battagliera di un piccolo comune di 150 anime incastonato nelle montagne del Maceratese. Toni ruvidi, linguaggio aggressivo, contenuti aspri, recriminatori, una missiva senza appello. Lei in frontiera e noi, arrivati da Roma, insensibili, incapaci di aiutare la sua comunità. Fu un colpo nello stomaco, mi arrabbiai moltissimo. Ma come era possibile non capire tutto quello che stavamo facendo? E mi arrabbiai non soltanto per il tono, per il modo assolutamente inappropriato, poco istituzionale, ma per quello che diceva, che era così poco vero, assolutamente infondato. Non era possibile che dicesse così dopo tutto il lavoro che stavamo facendo, giorni e notti trascorse ad aiutare quei territori, a cercare di portare il nostro soccorso, la nostra assistenza, centinaia e centinaia di richieste che arrivavano dai territori e a cui dovevamo dare risposte, ma pensava forse di esistere solo lei. E allora chiamai a raccolta i miei collaboratori e preparai una mail circostanziata, puntuale, ribattendo punto su punto, convinta che la forza dei fatti potesse smantellare in un attimo quel suo castello di accuse infondate, potesse ripristinare la verità e fare giustizia. Errore. Il punto non era il tono, non era il modo, non erano i contenuti, non era quello. Il suo era un sentire le cose da un piccolo borgo in mezzo al nulla, un borgo apparentemente senza più speranza, senza futuro. Il suo era semplicemente un grido di dolore, un grido di aiuto che voleva essere soltanto compreso, ascoltato, a prescindere da quella che io credessi fosse la verità. Mandai la mail però, un attimo prima di capire. Poi mi si illuminò tutto e compresi l'errore grossolano che avevo appena fatto, giudicando con il mio metro, non comprendendo l'altro, applicando con rigore
uno schema precostituito, forte dei miei principi, delle mie ragioni, sicura della mia esperienza, senza cogliere però la straordinarietà del suo mondo venuto giù in frantumi. Quale verità, quale giustizia? Se non l'aiutavo io, chi mai poteva aiutarla? E allora presi la macchina e la raggiunsi nel suo comune. Mi aspettava in un container adibito a municipio. Ci sedemmo l'una di fronte all'altra e cominciammo a ragionare di cose, di fatti, di problemi da risolvere. E miracolosamente ci ritrovammo l'una nei panni dell'altra. E lì, sotto quelle bellissime montagne, non ci furono più verità da difendere, da gridare, ma soltanto punti di vista diversi che potevano tranquillamente incontrarsi. L'esperienza di quel giorno per me è diventata esperienza di vita. Ho capito che mai si deve giudicare dalle apparenze, sempre immergersi nel contesto dell'altro. Cercare il punto di convergenza anche quando si parte da posizioni distantissime. Credere strenuamente nella forza dell'incontro. The best way out is always true. La soluzione è sempre e soltanto passare attraverso le cose. Ecco che l'errore perde quindi la sua connotazione assolutamente negativa e diventa invece un'opportunità, un'occasione di crescita, una nuova strada segnata. E incredibilmente la paura di sbagliare si trasforma in coraggio. Del resto avrebbe senso il coraggio se non si corresse il rischio di commettere errori? E senza coraggio non c'è speranza, non c'è innovazione, non c'è futuro. L'errore nella sua triplice dimensione di passato, l'errore che diventa esperienza, presente, l'errore che si fa consapevolezza nell'agire, e futuro, l'errore evitato che diventa successo, si fa un po' il paradigma del senso del tempo e del divenire. E se pensiamo a passato, presente e futuro, non può non venirci in mente il percorso straordinario dell'apprendimento. Non è forse vero che un maestro è colui che non soltanto ti insegna ciò che è giusto e ciò che è vero, ma che è anche capace di accompagnarti lungo la strada della conoscenza, che è costellata di trappole, di errori. È un maestro quando accompagna i suoi allievi e sa che sicuramente commetteranno degli errori, ma è pronto ad assumersene le responsabilità. Quanto è facile fidarsi di chi non commetterà mai errori. Quanto è difficile invece fidarsi di giovani che sai che sicuramente sbaglieranno, ma con i loro errori e dai loro errori diventeranno più forti. Questa è la magia straordinaria dell'apprendimento, lasciar sbagliare chi deve crescere e crescere imparando a sbagliare. Di nuovo l'errore protagonista, di nuovo l'errore al centro. Ma come si esce dall'errore? Va bene, abbiamo capito. Lo devo accettare, lo devo fare mio, deve diventare esperienza. Ma poi lo posso mettere da parte, accantonare, nascondere? Posso andare oltre, andare avanti? Kintsugi significa letteralmente riparare con l'oro. È un'antica tecnica ideata dai ceramisti giapponesi alla fine del 1400. Consiste nel riparare le tazze in ceramica per la cerimonia del tè. E le linee di rottura, unite con l'H-urushi, vengono evidenziate con della polvere dell'oro. Questa polvere d'oro serve ad accentuarne la loro bellezza e quindi a trasformare una fragilità in un punto di forza. Questa è l'idea che c'è alla base della tecnica, e cioè l'impreziosire con l'oro che è capace di donare una nuova armonia, una perfezione rinnovata, una perfezione estetica ed interiore. L'errore lasciato visibile, la fragilità consapevole e coltivata che può diventare nuova forma di perfezione. E allora vuol dire che da un errore si può raggiungere una nuova forma di perfezione, passando attraverso le cose, cadendo a volte, portandone però orgogliosamente i segni,
questa è il senso della storia, questo forse è il senso della vita. Grazie.